Cari amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video qui sul canale. Oggi vi faccio vedere l'innesco Free Drop. È un innesco che di recente sto utilizzando nelle mie battute di pesca e mi ha permesso di coprire delle particolari esigenze di pesca. L'ho utilizzato principalmente per la spigola, tuttavia può essere utilizzato anche per altre tipologie di predatori, sia in mare che in acqua dolce. Nel video di oggi vi faccio vedere un po' le caratteristiche, i modi di utilizzare questo rig, i componenti che servono per costruirselo e anche i pro e i contro nell'utilizzo sia in mare che in ambienti salmastri che in acqua dolce. Partiamo insieme dopo la sigla, andiamo. Oggi parliamo di free drop, non ci stiamo inventando niente, diciamo che sono delle evoluzioni che il pescatore riesce a mettere in pratica modificando qualcosa di già esistente, perché partiamo dal drop shot, partiamo dal classico innesco pendolino rig, però ecco, con una piccola modifica noi possiamo coprire diverse situazioni di pesca facendoci aiutare da un documento di riepilogo che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Vi condivido il documento. Quindi che cosa facciamo? Siamo partiti con l'introduzione, passiamo alle caratteristiche, alle componenti che servono per autocostruirlo. Nella parte poi successiva di questo video facciamo un focus di attenzione sugli usi consigliati, la tecnica di recupero e poi nella parte finale analizziamo un po' i pro e i contro. Parlando di free drop, che cosa succede? Che noi abbiamo il piombo fermo sul fondo dell'esca e possiamo modulare la distanza della nostra presentazione utilizzando questi stopper che solitamente vengono molto facilmente sono facilmente ricercabili in tutti i negozi di pesca, quindi modulando l'altezza di questi due stopper noi possiamo modulare la lunghezza del nostro drop. A differenza del classico pendolino che ha realizzato il maestro Paolo Germani, dove abbiamo il piombo e l'esca praticamente fisse sullo stesso snap e quindi si muovono insieme, invece con il free drop noi abbiamo la possibilità di pescare sia sul fondo, quindi come il classico pendolino, sia staccati anche 10-15 cm dalla nostra presentazione, ma possiamo arrivare anche a 30, 40, 50 cm, quindi possiamo pescare anche sulla mezz'acqua e questo rappresenta un plus molto importante che ci serve per coprire determinate situazioni di pesca. Vediamo insieme quali sono le componenti che ci servono per realizzare questo rig. Ovviamente serve il filo per il terminale. Utilizziamo solitamente il fluorocarbon. In merito ai fili ci sono già dei video sul canale che vi invito a visualizzare, quindi concentriamoci unicamente sul rig oggi. Poi ci servono gli stopper. Una cosa che vediamo insieme dopo, perché ne esistono davvero di tante tipologie. Abbiamo bisogno anche degli ami e solitamente vengono utilizzati quelli offset o altri ami da drop shot. Abbiamo bisogno dell'esca artificiale, quindi possiamo scegliere lo shad o un vermetto o un'imitazione di gambero, un'imitazione di granchio, dipende anche un po' il target e quella che è la dieta che prevede il nostro target principale. Poi abbiamo bisogno del piombo, che può essere di diverse dimensioni o di diverse forme. Poi come componenti opzionali ci sono degli snap e delle girelle più snap che possiamo diciamo, integrare all'interno della nostra presentazione per fare delle variazioni. Andando avanti, partiamo con i componenti e facciamo un focus di attenzione sul filo. Sappiamo bene che utilizzare dei fili in fluorocarbon alla nostra lenza terminale aumenta la tenuta, la resistenza, soprattutto all'abrasione e aumenta anche l'invisibilità.
Inoltre, utilizzando i fluorocarbon, diminuisce quell'elasticità che solitamente ci dà il nylon e quindi abbiamo una maggiore sensibilità, per cui senza dilungarci ulteriormente dobbiamo soltanto scegliere la misura, il diametro, lo spessore del nostro fluorocarbon, perché utilizzeremo al 100% quelli alla fine della nostra lenza terminale. Se noi utilizziamo presentazioni per insidiare target come il Serra, per esempio, o il Barracuda, allora possiamo arrivare a diametri più importanti come lo 0,40, 0,45. Per quanto invece riguarda la pesca della spigola, io parto da uno 0,25 per arrivare massimo a uno 0,35. 0,25 per prede di piccola e media taglia, mentre lo 0,35 lo utilizzo quando diciamo c'è la possibilità di fare catture importanti, oppure siamo in spot dove è presente magari vegetazione, rocce e c'è possibilità di incaglio. Passiamo adesso a un componente che è un po' il cuore di questo rig, lo stopper. Ne esistono, come vi dicevo prima, di varie dimensioni, a seconda anche un po' del filo che utilizziamo, quindi del diametro, oppure ecco, del peso della nostra presentazione, possiamo scegliere stopper più o meno importanti come dimensioni, oppure più larghi e più stretti per essere maggiormente ehm, fissi sulla nostra lenza terminale, evitare che poi nell'utilizzo, soprattutto nel lancio e nel recupero, l'esca tende a scivolare portandosi dietro lo stopper, quindi migliore sarà la qualità dello stopper e ideale per il nostro filo, più avremo tenuta di questo componente nella nostra uscita di pesca. Ne esistono anche di trasparenti, che secondo me è un po' la scelta ottimale per garantirci una maggiore invisibilità della nostra presentazione. Passiamo agli ami. Ne esistono di diverse tipologie, però quelli che io prediligo per l'utilizzo del free drop è sicuramente o l'amo offset oppure il classico amo da drop shot. La cosa importante è che l'amo deve essere dimensionato opportunamente con la nostra presentazione, quindi con la nostra esca artificiale, e quindi ecco deve garantirci una buona presa in caso di attacchi da parte del predatore. E una cosa ancora importante, ancora di più, è che l'occhiello deve essere sempre ortogonale al gambo, al filo dell'amo, in modo da avere una presentazione sempre con il corretto assetto. Passiamo adesso al piombo. Anche qui ecco ci sarebbe tanto da dire, però per riassumere, in merito alla dimensione, alla forma e alla grandezza del nostro piombo, che cosa dobbiamo considerare? La corrente, la profondità, il tipo di esca, e quindi dobbiamo sceglierla per coprire determinate esigenze che sono molte volte soggettive, sono specifiche, e quindi dobbiamo avere un buon assortimento di questi componenti. Faccio un esempio: quella rotonda può essere scelta perché nel fondo dove noi peschiamo l'esca tende a farsi trasportare dalla corrente, e quindi il piombo rotondo, diciamo, scende assecondando la corrente, emettendo la giusta trattenuta. Invece per quanto riguarda i piombi, quelli dritti, quelli servono soprattutto per andare prima in pesca su fondali importanti, e soprattutto per non andare a contrastare troppo la corrente e quindi a farsi trascinare. Ne esistono, vi ripeto, di diverse grandezze, forme e dimensioni, e quindi in base a determinate esigenze di pesca dobbiamo scegliere quella ideale per i nostri scopi. Altre caratteristiche per quanto riguarda il free drop rig, che oltre a variare l'altezza, possiamo anche unicamente cambiare l'esca, perché utilizzando le esche siliconiche, facendo una sola montatura, vedete bene, ecco, che possiamo semplicemente cambiare l'esca e abbiamo sempre lo stesso drop riutilizzabile per diverse
tipologie di presentazioni. Allo stesso modo, un'altra cosa importante che vi suggerisco è l'optional che vi dicevo prima, mettendo alla fine della nostra lenza terminale un moschettone, quindi uno snap, noi possiamo variare velocemente la grandezza o la forma del piombo. In alternativa possiamo utilizzare i piombi che vi facevo vedere prima, che hanno una strozzatura nella parte alta, perché questi sono dei piombi che vengono inseriti senza nodo, quindi il filo passa attraverso questa strozzatura e si tiene un po' su da solo. Però ovviamente dovendo lanciare in alcune condizioni la nostra esca artificiale a buona distanza con alcune tipologie di piombo senza il nodo, rischiamo di perderlo, e quindi di conseguenza lo snap ci aiuta a limitare diciamo eventuali perdite del nostro piombo. Ancora un'altra caratteristica che vi suggerisco, un altro tips, che invece di mettere direttamente l'amo sulla nostra lenza, possiamo utilizzare una girella che viene tenuta da due perline. Ne esistono di diverse tipologie, e quindi possiamo anche scegliere la girella comprensiva di moschettone, in modo che noi sul moschettone gli mettiamo direttamente l'amo o la presentazione che noi vogliamo fare, scegliendo l'esca artificiale più giusta in quel momento, che può essere, come dicevo prima, l'imitazione di un pesce foraggio, potrebbe essere un vermone, potrebbe essere un granchio, potrebbe essere un gambero. Quindi a seconda della dieta del predatore che noi vogliamo insidiare in quel momento, possiamo scegliere l'amo e l'esca artificiale ideale per i nostri scopi. Vi fornisco adesso alcuni dettagli, alcune considerazioni che ho fatto tenendo conto delle mie ultime uscite. Diciamo che per pesci di mole importante è spesso preferibile rasentare maggiormente il fondale, quindi utilizzando sempre la nostra presentazione free drop andremo maggiormente a stazionare sul fondo. Dipende anche un po' dal periodo, perché magari in estate soprattutto le spigole tendono a stare più sollevate dal fondo. Nel periodo invernale invece le troviamo diciamo in agguato sul fondale, e quindi quando più bassi riusciremo a stare, meglio sarà per la nostra efficacia in pesca. Invece con la pesca su fondali dove è presente per esempio vegetazione, oppure ci sono delle rocce e quindi c'è la possibilità di incaglio, noi possiamo sospendere la nostra esca artificiale a 20-30 cm dal fondo, in modo che sarà sempre visibile nella nostra zona di pesca, magari andrà in corrente, però ecco, senza rischiare che il nostro amo si possa conficcare nella vegetazione. Eventualmente facciamo qualche incaglio, magari perdiamo soltanto il piombo e non tutto il nostro innesco. Ovviamente, in base al predatore, cosa sta predando, di cosa si sta cibando, noi scegliamo la nostra presentazione con la corretta interpretazione. Quindi anche il tipo di recupero che noi facciamo è molto importante. Possiamo farlo a saltelli, possiamo farlo con una leggera trattenuta in corrente, possiamo controllare la discesa dell'esca. Ecco, ci sono tante cose che noi possiamo variare con la nostra interpretazione, e starà solo a noi decidere qual è quello più efficace in base anche alle nostre uscite o alle nostre sensazioni di pesca, il cosiddetto senso dell'acqua. Un uso consigliato del free drop è sicuramente in interno foce, in cerca della spigola, in fondali difficili dove noi con le altre tipologie di esche artificiali, come ad esempio i Minnov oppure anche altre esche siliconiche o gomme, non riusciamo ad entrare correttamente in pesca. Con questa presentazione invece aumenta l'efficacia, perché grazie a questo drop noi possiamo scegliere la distanza a cui pescare dal fondo, e quindi lasciare sempre la nostra esca visibile, soprattutto in pesca su fondali difficili.
ma allo stesso modo, ecco, possiamo utilizzarlo anche in mare aperto, dalla spiaggia, dalla scogliera, quando siamo in presenza di forte corrente, di risacca, nelle schiumate. Diciamo che c'è via libera alla nostra immaginazione, perché con questa tipologia di innesco e con le esche siliconiche, con le gomme, davvero si aprono dei ventagli di scelta davvero infiniti, senza scartare anche la pesca in ambito portuale, all'interno dei porti, sotto le barche, sotto le banchine. Diciamo che con questa presentazione possiamo spaziare sia nella distanza dal fondo, ma anche nella distanza dalla costa, quindi lanciare più verso il mare aperto, oppure pescare nell'immediato sottosponda. Quindi, come consiglio pratico, vi posso suggerire che è preferibile lanciare a monte quando siamo in pesca in ambito della foce o all'interno dei fiumi, e fare una leggera trattenuta del filo in tensione, perché durante il suo nuoto dobbiamo sentire che emette delle vibrazioni. Quando sentiamo le vibrazioni in canna, vuol dire che l'artificiale sta nuotando ed è entrato correttamente in pesca, e rappresenta una facile cattura per quanto riguarda i predatori che sono lì, quindi è facilmente insidiabile da parte loro. Basta sentire la vibrazione e siamo sicuri che l'esca è entrata correttamente in pesca. E con il free drop possiamo effettuare delle leggere trattenute, facendoci aiutare dalla corrente del fiume, quindi lanciando al monte e seguendo la corrente, oppure dipende anche un po' dalla marea, oppure lanciare e recuperare. Però tuttavia la trattenuta in corrente, secondo me, per quanto riguarda questo drop, è una delle chiavi principali per il successo di questa presentazione, soprattutto nell'immediato sottosponda, perché è proprio lì che molte volte ci sono le spigole, ecco, che si avvicinano alla sponda per tentare di catturare le loro prede, facendo, ecco, dei veri e propri agguati. Molte volte sono già sotto la sponda e cacciano verso il centro del fiume, per poi ritornare sotto sponda a diciamo intanarsi, in gergo si dice così, però alla fine non è proprio una tana, perché rappresenta il suo nascondiglio momentaneo. Nella parte finale di questo video invece analizziamo insieme i pro e i contro che ho riscontrato nell'utilizzo del free drop. Allora, partiamo dai pro. C'è una maggiore resistenza del filo, a differenza del drop shot tradizionale, dove l'amo è fissato con un nodo in linea, come il Palomar o il Clinch. Nel free drop rig non viene annodato nulla sull'amo, sulla lenza, quindi l'assenza di un nodo o di una crimpatura al punto di connessione dell'amo garantisce un terminale più forte. C'è un facile e corretto posizionamento dell'amo, infatti la montatura free drop risolve il problema comune che si verifica durante l'annodamento tradizionale, dove spesso l'amo finisce per essere orientato nella direzione sbagliata. Con il free drop l'amo è sempre nella posizione corretta, ovvero con la punta rivolta verso l'alto. C'è una migliore azione dell'esca, una migliore presentazione, e questo è considerato il vantaggio principale, lasciando intenzionalmente un piccolo spazio tra i due stopper. L'amo ottiene un maggiore movimento verticale, quindi su e giù. Quando si scuote la lenza durante l'azione di recupero, l'esca ha una maggiore fluidità e naturalezza. C'è inoltre un movimento laterale, rotazione a 360 gradi, perché l'amo può ruotare liberamente sulla linea, simulando un pesce foraggio o un'esca in movimento, un'esca viva. Quarto pro, la lunghezza del terminale è regolabile al volo. Questo sistema è altamente modulare e regolabile. Dopo aver legato il piombo, la lunghezza del terminale può essere modificata in modo molto rapido, quindi al volo, e il leader può essere allungato per pescare sopra l'erba, i cespugli, o accorciato drasticamente per pescare più sul fondo, sulla ghiaia o sulle rocce del fondale, semplicemente facendo scorrere su e giù gli stop. Sebbene sia regolabile, il sistema risulta molto sicuro.
c'è un'efficacia anche in condizioni difficili. Questa montatura è consigliata per affrontare pesci sotto alta pressione di pesca, quindi in spot dove ci sono altri pescatori, e quindi il pesce viene molto disturbato ed è quasi assuefatto dal movimento delle altre esche artificiali. Oppure siamo in acque molto, molto chiare, quando i pesci richiedono un'esca che abbia una maggior naturalezza del movimento durante l'azione di nuoto. L'ultimo pro, ma non per questo meno importante, la semplicità del sistema. Questa montatura è molto facile da realizzare e utilizza componenti comuni come gli stopper per gli affondatori, i sinker stop. Passiamo adesso invece ai contro, quindi analizziamo anche quali sono i punti un po' da tenere sotto osservazione nell'utilizzo del free drop. Si necessita di componenti specifici, quindi per l'assemblaggio è necessario utilizzare degli stopper per affondatori e che siano di buone dimensioni, quindi rapportate al filo, e di buona qualità. È necessario una pulizia maggiore del filo, ovvero durante il processo di inserimento degli stopper a volte questa trazione può creare un punto ruvido sulla lenza dei piccoli riccioli, e quindi è molto importante rimuovere queste anomalie sul filo con le forbici, e quindi rifare il rig. Potenzialmente necessita di riadattamento. Sebbene il sistema sia robusto e si muova autonomamente, dopo aver catturato uno o due pesci, o magari usando delle esche pesanti, o magari anche sul lancio, lo stopper potrebbe muoversi leggermente e potrebbe essere necessario un riaggiustamento durante la nostra successiva azione di pesca. Diciamo che c'è uno scetticismo iniziale, perché l'innovazione di questo rig ha creato delle reazioni contrastanti. Allora, chi lo utilizza sa bene quali sono i pro e i contro di questa esca artificiale. Ecco, però per chi non è molto pratico dell'utilizzo di rig particolari e del drop shot, e quindi non ne capisce molto bene la necessità, diciamo che snobba un po' questa tipologia di rig. Però ecco, vi assicuro che in determinate condizioni di utilizzo ha un'efficacia maggiore, e ce ne accorgiamo durante la nostra azione di pesca, o magari quando ci sono altri pescatori sullo stesso spot. Magari vediamo che loro riescono a fare delle catture, però utilizzando questa esca che muove in un certo modo grazie al free drop, quindi facendolo lavorare sulla fascia d'acqua dove ci sono i pesci attivi, noi riusciamo a fare qualche cattura in più, e quindi è un'esca che risulta essere maggiormente efficace. Allora, siamo in chiusura di questo nostro video. Vi ricordo che sul canale ci sono anche altri video dedicati alla pesca della spigola e non solo. Vi potete iscrivere, ma anche abbonare per diciamo supportare il progetto e avere in anteprima dei video riservati unicamente ai supporters. Inoltre sullo shop Amazon ci sono già le guide disponibili sia in formato cartaceo che ebook riguardanti la pesca spinning in mare, ma non solo. Ci sono anche delle guide per il kayak fishing, per le tecniche verticali, per il light shore jigging, per l'edging. Quindi ecco, ci sono tante, vi invito a visualizzarlo, vi lascio il link in descrizione. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate per farmi sapere la vostra opinione o per suggerirmi delle altre cose che non ho citato in questo video, e noi ci vediamo il prossimo come sempre qui sul Planet Spin. Ciao ragazzi!